Allora ragazzi e ragazze, come state? Tutto bene? Allora ve la faccio breve, dividerò questo video che non editerò ma lo butterò su così in due parti. Allora, il primo è spiegarvi cosa vi trovate di fronte e poi per chi vorrà continuare la chiacchiera con me spiegherò tutti i dettagli tecnici. Allora, sei arrivato nel video dove ti mostro come utilizzare l'intelligenza artificiale per ottimizzare e migliorare il tuo profilo e le tue conversazioni sulle app di incontri. Breve inciso, io non uso app di incontri, le ho usate in passato, semplicemente ho voluto fare una sorta di esercizio, dimostrarvi che è possibile, che sono in grado insomma di creare una SaaS, un software as a service, una web app che sfrutta l'intelligenza artificiale. Ve la mostro. Si chiama Dating GPT, è il primo e più potente assistente AI specializzato in app di incontri. Ok? Migliora il tuo profilo, crea messaggi di apertura potenti, genera conversazioni coinvolgenti con un click. Allora, breve inciso, ho collegato con l'API di OpenAI, per cui funziona tutto, lo potete provare, è gratis, l'indirizzo al momento è datinggpt.emaf205.com. per cui se sei qui per capire come utilizzare questo tool gratuitamente, bene, l'indirizzo è questo, datinggpt.emf205.com. ti spiego brevemente cosa troverai all'interno. Troverai 7 applicazioni al momento, una Tinder Bio Generator, ok? Per cui per creare non una, non due, ma 3 biografie sulla base dei tuoi interessi e della tua personalità. Avrai accesso a Icebreaker Ninja versione 1. Cosa fa l'Icebreaker Ninja? Crea dei messaggi di apertura unici, naturali e conversazionali per le app di incontri, ovviamente che catturino l'attenzione del match, per cui risponde alla domanda: che messaggio le mando quando ho fatto match. Conversation Master crea invece risposte uniche e variegate per le conversazioni di app di incontri basate sull'ultimo messaggio che avete ricevuto, per cui vi dà delle idee per continuare la conversazione. First Date Expert crea invece dei messaggi efficaci, sempre personalizzati per chiedere un appuntamento, in modo da trasmettere sicurezza e anche un po' di fascino. Andiamo alla numero 5. WhatsApp Connector invece è il tool che ti permette di chiedere al tuo match di continuare la conversazione su WhatsApp, però facendolo con stile ed eleganza, per cui se volete passare al livello successivo, andare su WhatsApp, usate WhatsApp Connector. Numero 6, se non sbaglio, Mr. Gentleman è il mio preferito, genera messaggi per fare dei complimenti unici e memorabili al tuo match, sempre personalizzato. E poi l'ultimo più potente, Chat Analyzer versione 1, che fornisce un feedback realistico su una conversazione in chat, per cui ti fa un report di cosa è andato bene, cosa è andato male, cosa significa quella chat, semplicemente incollandola all'interno del campo. Per cui con Dating GPT, che è, ripeto, per me un esercizio, un'esercitazione, ok? Poi adesso lo metto a disposizione del pubblico gratuitamente, va bene, ok? Era solo per dimostrare, è per dimostrare il mio know-how e la mia capacità di fare questo con l'intelligenza artificiale. Ho preso un problema molto sentito soprattutto a Milano, sia come gestire le chat e i profili delle app di incontri. Allora, in una notte, perché ci ho impiegato una notte letteralmente, ho finito questo set di tool, questo assistente virtuale che ho deciso di chiamare banalmente Dating GPT, e che permette sostanzialmente di semplificare la vita a un sacco di ragazzi che magari hanno delle problematiche nel gestire le chat o nel avere un buon profilo su Tinder, su Bumble e tutte quelle diavolerie che utilizzate voi giovani. Io sono un boomer e non le uso, per cui abbiamo le app incluse. Ho voluto anche creare 2 piani fondamentalmente. Con un account gratuito, registrandovi, potete utilizzare 50 crediti per cui fare ben 50 chat, e poi ho voluto connettere anche il mio account di Stripe, capire se poteva avere un potenziale. Con 10 euro avete 150 utilizzi, per cui potete usare per 150 volte le app incluse, sono 150 crediti in totale, per cui ho anche collegato Stripe, ho collegato OpenAI e tutto quanto. Bene,
Per cui se ti interessa l'argomento, se può esserti utile, spero di no, però se lo dovessi utilizzare, l'indirizzo è datinggpt datinggpt.mf205.com. Ora, per gli altri invece, per quelli che sono qui per imparare intelligenza artificiale, averne una dimostrazione e avere scusatemi, un minimo di chiarezza su quello che sta dietro a questa web app, benvenuti. Ok, adesso rilassiamoci un attimino. Io sono il vostro vecchio MF205 di quartiere, sei sul canale più estremo a tema intelligenza artificiale. Oggi parliamo di questa web app che ho sviluppato basata su ChatGPT e che ha come obiettivo quello di aiutare giovani ragazzi e anche meno giovani a ottimizzare il proprio profilo nelle app di incontri, a generare messaggi di apertura, conversazioni coinvolgenti e quant'altro. Ok, tempo dell'operazione, quanto ci è impiegato a realizzarlo? Indicativamente direi una notte per tutta la parte di app, ok, di prompt che ho inserito e la configurazione, e poi una mattinata per connettere Stripe, connettere OpenAI e per alcuni dettagli tecnici. Tra l'altro spero che alcuni di voi abbiano citato la citazione cromatica del nero e dell'arancio, guarda caso. Per cui cos'è Dating GPT? È un set di app fondamentalmente. Al momento sono 7, non escludo un giorno di andarle ad aumentare, creando un bel setup, magari rendendola a pagamento. Per cui ragazzi, se voi volete imparare queste cose qui, mi dovete contattare, ok? Al mio indirizzo email, mi mandate un messaggio, dal mio sito, anche qui mi scrivete, perché io sono anche e soprattutto un docente di queste cose qui. Poi faccio esperimenti un po' bizzarri e li condivido con voi. Allora, dunque cosa abbiamo? Abbiamo una parte insomma di landing page di introduzione con una foto che ho creato con Midjourney. Ve lo ripeto, sono anche specializzato in fotografia di ritratto con Midjourney, per cui se volete qualche lezione mi contattate. Per cui abbiamo questa bella impostazione fondamentalmente interessante con una bella foto. Abbiamo il tasto prova ora che ci farà entrare subito nell'operatività, e abbiamo poi l'elenco delle app incluse che possiamo provare singolarmente, e poi il piano tariffario con la questione dei crediti. C'è collegato il mio account di OpenAI, per cui raga, io i vostri crediti comunque seppur poco li pago, per cui se volete fare l'upgrade pagate questi $10 e li utilizzate per 150 chat diverse. Ok, allora in alto abbiamo invece la possibilità di accedere oppure di registrarsi. Allora, la prima cosa che farebbe l'utente, che farà l'utente presumo, sarà proprio quella di provarlo, per cui premere su prova ora. E come possiamo vedere abbiamo 10 utilizzi rimasti. 10 utilizzi rimasti perché se tu non ti registri hai solo 10 crediti. Se tu diventi membro, per cui iscrivendoti con tuo Google o con la tua email, hai ulteriori 50 crediti. Quando finisci quei 50 più 10 crediti puoi acquistarne di nuovi. Allora, sulla sinistra abbiamo Tinder Bio Generator, Icebreaker, tutte le nostre applicazioni che andranno ad estendersi poi in futuro. Sulle informazioni ci ho messo semplicemente il mio sito, la mia email, i crediti insomma del fatto che sia un mio progetto creativo, e poi ho spiegato che un credito uguale una chat, per cui se qualcosa non va mi potete comunque scrivere un'email. Allora andiamo a provarli questi tool. Il primo che ho creato, che forse è anche quello un po' più che ha richiesto più tempo, perché essendo il primo ho dovuto configurare tutto quanto, poi a seguire ho avuto insomma ho avuto meno frizioni, no? Meno complessità. Allora, Tinder Bio Generator cosa fa? Genera una BIA personalizzata che spacca per Tinder e per le app di incontri, anzi non te ne genera una, te ne genera 3. Proviamo il tool e vediamo come funziona. Allora, il mio nome è, mettiamo, Emanuele, i miei amici dicono che sono, non lo so, inventiamo, creativo, sensibile e sempre pronto a fare festa. Questi sono i campi numerati, no, da compilare, molto semplici da utilizzare, lo potete anche usare da smartphone. Allora vado matto per, ok, qui mettiamo
qui esempio la fotografia paesaggistica, i viaggi in moto, il karate. Per cosa vado matto? Inventiamo il cinema francese della Nouvelle Vague. Questa cosa è vera, comunque mi piace Truffaut, Godard. E poi cos'è un'altra cosa che potrebbe piacere a questo Emanuele per creare l'app? Possiamo mettere che oltre al cinema francese mi piacciono i meme di gattini, e mettiamo un'altra, e la birra trappista, ok? Perché noi stiamo andando a dare al prompt, all'app, diciamo, delle informazioni importanti per elaborare appunto le nostre biografie. Il mio lavoro è, inventiamo un lavoro, sono un tecnico informatico presso l'ospedale San Paolo di Milano, ok? Sono dati inventati. Sogno un giorno di, non so, sposare, mettiamo, la donna della mia vita e trasferirmi a non lo so, a Tenerife, ok? Ultima delle domande, il numero 6, una cosa che non sai di me è che, ad esempio, mettiamo una o due o tre particolarità. Tutto questo, ragazzi, serve per dare contesto al prompt, ok? Diciamo che una cosa che non sai di me è che parlo spesso con il mio cagnolino, il mio cane dalmata Argo, ok? Per cui siamo in Tinder Bio Generator, abbiamo 10 utilizzi, abbiamo compilato semplicemente un po' di fantasia, i 6 campi, e vediamo qual è il risultato, ok? Nel momento in cui premo il tasto invio, per cui il tasto genera, vediamo subito che gli utilizzi diventano 9, ok? Prima della registrazione, e poi abbiamo la biografia 1, la biografia 2 e la biografia 3, ragazzi. Pronti? Ve la leggo. Biografia 1, sfrontata e accattivante. Pronta per un film d'autore con un tocco di birra trappista? Emanuele, tecnico informatico pronto a far festa, amante della Nouvelle Vague e dei meme di gattini. Con me ogni giorno un'opera d'arte da vivere. Sei pronta per un'avventura cinematografica senza confini? Devo dire che è carina questa prima, è un po' sfrontata, effettivamente abbiamo detto che sarebbe stata sfrontata e accattivante. Vediamo la biografia numero 2, è un po' più intrigante. Quando la sensibilità incontra il fascino delle trappiste, con l'icona della birra. Esperto informatico al San Paolo, appassionato di cinema francese e meme irresistibili. Il mio sogno? Unire il cuore alla terra del fuoco? Madonna mia. Se vuoi farti coinvolgere in una storia d'amore epica, clicca su match. E poi la biografia numero 3, ironica e leggera. Siamo i gattini e la birra, sono il tuo dalmata preferito. Tecnico informatico in ospedale, anima da festaiolo con un tocco francese, sogno Tenerife e condivido segreti solo con Argo, il mio fedele compagno peloso. Sei pronta a scoprire tutti i miei lati inaspettati? Ragazzi, allora, sicuramente è meglio delle biografie che scrivete voi, ok? È un gioco, ve lo ripeto, questa è un'esercitazione. Che poi funzioni e che poi magari centinaia o migliaia di utenti lo utilizzeranno è un altro discorso. Devo dire che è ben fatto, oggettivamente è ben fatto. Poi mi piace un sacco il fatto che ho impostato che la questione dei crediti, dei 10 utilizzi gratis, se ti registri ne hai 50, qui capite il potenziale, ragazzi, che una cosa del genere può avere. Se volete imparare mi dovete contattare. Icebreaker Ninja, la seconda app, genera dei rompighiaccio, dei messaggi di apertura, cioè tu fai match, ok, e vuoi scrivere un primo messaggio, però il primo messaggio, che si chiama rompighiaccio o icebreaker in inglese, è sempre un po', non sai mai cosa scrivere. Allora qui semplicemente andando a indicare un dettaglio che hai notato sul profilo, ad esempio che ha molte foto al mare, ok? Proprio scrivendo un dettaglio che hai notato sul profilo puoi generare non 1, non 2, bensì 3 rompighiaccio, sempre al costo di un credito soltanto. Adesso stiamo usando quelli gratis, ok? Per cui vediamo
Quante foto al mare? Stai cercando di farmi invidia con tutti quei fondali cristallini e tramonti mozzafiato? Bellissimo che c'è anche l'emoji giusta qui. Abbiamo la seconda, ho notato che hai molte foto al mare e mi chiedo se ti rilassi di più guardando l'infinito dell'oceano o godendoti il calore del sole sulla pelle. Cosa ti attrae di più? Questo è un po' più riflessivo, un po' più profondo, un po' psicologico. E poi abbiamo l'ultimo, un po' educato, più tranquillo e sereno. Ciao, ho visto le tue foto al mare e devo dire che trasmettono una pace incredibile. Qual è il posto preferito in riva al mare dove ti senti davvero te stessa? Ok, direi che Operazione Rompighiaccio è effettivamente portata a termine con successo. Ok, facile. Okay. È un gioco, ragazzi, è un gioco. Cercate di capire che è un gioco. Non voglio sentire critiche inutili. Ok, è la prima cosa che mi è venuta in mente. Allora, andiamo avanti. Conversation Master. Qui possiamo andare a incollare l'ultimo messaggio ricevuto per andare a creare delle risposte uniche, variegate, che incentivino la conversazione. Per cui magari ricevete il messaggio e lo incollate qui, il messaggio che dice: sai che ieri non sono stata bene, dunque non sono andata a lavorare, andata al lavoro, punto esclamativo, ho passato la giornata a vedere serie su Netflix, ok, vediamo come ci può aiutare Conversation Master. Genera risposte, un credito, una risposta ovviamente. Vediamo 3 risposte, ok, basate su quello che è l'input che abbiamo messo. Il primo è: oh no, ti sei data al binge watching su Netflix, ti senti già in recupero e hai bisogno di un'altra giornata sul divano? Oppure: spero che tu stia già meglio, a volte una giornata di relax con le serie può aiutare a ricaricare le energie. C'era una serie in particolare che ti ha tenuto incollata? Anche questo bello come messaggio. Ragazzi, questi prompt non li trovate su ChatGPT per il semplice fatto che la testa che ci sta dietro è una testa ragionante, ok? Una testa che ha messo alcune caratteristiche, alcune emozioni che solo un creativo, che solo un umano può conoscere e andare a chiedere all'AI. Per cui vi dico, provateci, però per ottenere risultati così, insomma, avete forse bisogno di studiare ancora un pochettino. Abbiamo l'ultimo: mi dispiace sapere che non stavi bene, ma spero che la giornata di serie TV ti abbia aiutato a sentirti meglio. Faccina sorridente, c'è una serie che hai cominciato di recente che ti ha catturato, ok? Per cui questo è Conversation Master versione 1, per cui noi incolliamo l'ultimo messaggio e qui si generano delle risposte, ok? Poi abbiamo First Date Expert, ok? Questo è uno dei più particolari. Crea dei messaggi per chiedere un appuntamento, ok? Però dobbiamo prima provare a descrivere il contesto, ok? Ad esempio potrebbe essere: abbiamo parlato molto di teatro e di pizzerie famose di Milano, ok? Diciamo che siete arrivati a quel punto in cui vuoi chiedere di uscire alla tua gentil donzella, descrivi un po' il contesto, di cosa avete parlato, di cosa avete discusso, e utilizzando di nuovo un credito per First Date Expert, ok, abbiamo appunto questi messaggi personalizzati per chiedere di uscire. Ve li leggo. 1. Mi sto immaginando la nostra prossima avventura, una serata a teatro seguita da una degustazione delle migliori pizze di Milano. Sembra un piano perfetto, no? Carino, dai. Abbiamo un altro un po' più elegante. Il primo era giocoso. La passione che hai per il teatro e per le pizze famose di Milano mi affascina. Che ne dici di organizzare una serata speciale insieme per esplorare entrambe le tue passioni? Carino. Abbiamo poi l'ultimo. Quando parlai del teatro quando parlai, Madonna mia, addirittura,
passato remoto, del teatro e delle pizzerie di Milano con te, ho capito che abbiamo interessi molto simili. Ti andrebbe di organizzare qualcosa insieme per approfondire queste passioni? Carino, ovviamente ragazzi, la qualità della risposta, come vi dico sempre, è direttamente proporzionale alla qualità della domanda. Ok, qui abbiamo parlato molto di teatro, di pizzerie famose di Milano, per cui lui si è adattato al teatro e alle pizzerie famose di Milano. Ok, allora vediamo, questa è la quinta app di 7 che vi sto andando a descrivere, di datinggpt.emf205.com, l'app l'esperimento creativo che ti aiuta a migliorare la tua presenza, l'efficacia del tuo profilo e dei tuoi match sulle app di incontri. Tra l'altro ragazzi, Milano, 50% degli abitanti di Milano sono single, è la città con più single d'Italia, è una merda sinceramente. Allora qui WhatsApp Connector volume 1, versione 1 o volume 1 mi piace anche, chiede al tuo match di continuare la conversazione su WhatsApp però con stile e eleganza, ok? Per cui ti inventa 3, non 1, 3 messaggi, idee di messaggio che potresti inviare a chi? A Cecilia, ok? Diciamo che tu stai chattando con questo match, si chiama Cecilia, ok, e ci genera questi 3 messaggi: 1 giocoso e intrigante, 1 elegante e affascinante, 3 naturale e diretto, e qui col numero. Vi spiego anche il perché. Ripeto, dobbiamo chiedere a Cecilia di continuare la conversazione su WhatsApp. Come facciamo? Inseriamo il nome e lui ci genera 3 versioni di messaggio da inviare. E Cecilia, ho una teoria, quest'app non è pronta per la nostra chimica. Che ne dici di passare su WhatsApp? Ti prometto meme di qualità e niente buongiornissimo. Ok, forse 1, ma ironico. È carino questo. Allora, il 2 non ve lo leggo, leggo direttamente il 3 perché il 3 è interessante. Il 3 utilizza un tono naturale diretto, ma fa in modo che tu lasci il numero, ok? Per cui non chiedi il numero, ma scrivi il tuo. Ve lo leggo. Cecilia, mi piace davvero parlare con te, se ti va scrivimi su WhatsApp al tuo numero di telefono, così possiamo continuare a conoscerci meglio senza interruzioni. Ok, questo è messaggi secondo me carini, ok, che risolvono comunque un problema che chi usa le app di incontri ha. Ragazzi, sono con voi, io non le uso, le ho usate in passato, ma non fanno il non mi ricordo, scusate, mi ha scritto il mio amico Zanna su WhatsApp e mi sono distratto. Allora, Mr. Gentleman, questo è carino, genera messaggi per fare dei complimenti unici, ok? Questo è molto carino, secondo me è quello più carino, quello più simpatico. No, stavo parlando insomma delle situazioni dei ragazzi d'oggi. No, buono, ragazzi. Ogni trucco è lecito. Io non lo userei solo come esercizio questo, però se vi può dare una mano ve lo metto lì, avete 60 crediti gratis. Nome del match, ad esempio mettiamo Chicca, ok? Cosa ti piace di lei? Ad esempio tu hai notato che di lei, cosa le diresti? Che mi piace la tua determinazione, per cui diciamo determinazione e dolcezza e cura per gli altri, ok? Per cui diciamo che di lei mi piace la sua determinazione, la dolcezza e la cura per gli altri. Ho messo il nome e vediamo dei messaggi che vengono per l'appunto generati sulla base di questi dati, ok? Ne abbiamo sempre 3. Chicca, la tua determinazione è ammirevole, si vede che metti impegno in tutto quello che fai. Oh, bello. Questo più chiacchierato. Vediamo, devo dirti una cosa, la tua dolcezza è contagiosa, è un modo speciale di prenderti cura degli altri che non passa inosservato, è una cosa bella da vedere. Wow! E poi abbiamo il numero 3, naturale e informale, che dice: Chicca, sai cosa mi colpisce di te? La tua cura per gli altri, sempre pronta ad aiutare e a supportare, con un'attenzione che fa la differenza, è una qualità rara e preziosa. Ragazzi, sono dei bellissimi complimenti secondo me. Un credito, ok, ne abbiamo già usati 6, per cui abbiamo solo 4 utilizzi rimasti, altrimenti registrandovi ne avete altri 50 gratis. Vi faccio vedere poi l'ultimo, che è quello un pochino più complesso secondo me,
perché voi andando a incollare la chat da analizzare vi dà un risultato. Ora devo mettere un secondo in pausa così recupero una chat demo e poi vi faccio vedere il funzionamento. Eccoci qui, ho fatto insomma scrivere a ChatGPT una chat, no, tra un uomo e una donna, tra un ragazzo e una ragazza, come demo. Mi dice: ciao, ho notato che condividiamo la passione per il cinema, ultimo film visto. Lei che risponde: ciao, l'ultimo è La La Land, tu? Gran scelta, io sono un fan, ma a me l'ultimo è stato Interstellar. Ti piace il genere? Lei: molto, adoro i film che fanno pensare. Tu: idem. A proposito, hai una scena preferita di La La Land? Lei: non saprei, forse quella è pianoforte. La tua? Tu: la scena della festa, bla 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 bla. Ok, incollate la vostra chat sui nostri ultimi messaggi e vediamo cosa fa Chat Analyzer. Chat Analyzer veste i panni di un esperto, ok, e analizzatore di conversazioni, ok, e ci dà un piccolo report. In questo caso dice che la conversazione è fluida ma manca di originalità e coinvolgimento, aggiungi dettagli vividi e ci dà dei consigli, ok, 7 consigli professionali, per esempio con esempi veri e propri, no? Ad esempio: sii più coinvolgente emotivamente. Interstellar mi ha fatto riflettere su universi sconfinati e La La Land ti ha fatto battere il cuore. Per cui bello, no? Ti dà una sorta di report, ti dice quali sono i messaggi nascosti all'interno della chat, come se fosse, diciamo, una sorta di consulente, di coach specializzato nell'analizzare le tue conversazioni. Ora ragazzi, torniamo a noi. Questo tool, come ho detto, è gratuito, potete usare un bel po' di crediti gratuitamente, va bene. Quello che voglio farvi capire è che dobbiamo prepararci a un futuro sempre più con l'intelligenza artificiale sempre più integrata nella nostra vita. Questo era una demo, una dimostrazione funzionante di un'app che ne racchiude altre 7 per aiutare, insomma, a generare risposte e conversazioni e biografie migliori per le vostre app di incontri. È un'app, Dio me ne scampi, destinata ai ragazzi eterosessuali, ok? Nel momento in cui volete farlo in maniera con un altro, insomma, genere, ok, le risposte le andate a modificare con un altro genere, ok? Detto questo, Dating GPT è qui, il più potente assistente AI specializzato in app di incontri. Ora, questo è stato un esperimento, ha richiesto più o meno una nottata intera più una mattina intera per la configurazione, è connesso alla mia API di ChatGPT, è connesso a Stripe per il pagamento, prevede un sistema di crediti sia gratuiti che un, diciamo, wall di registrazione che regala 50 crediti e poi dopo, se qualcuno vuole fare l'upgrade, può con $10, anzi 10 euro, acquistare 150 chat, 150 crediti, 150 utilizzi. Per cui spero che questo esperimento, diciamo, creativo e bizzarro sia stato di vostro gradimento. Fatemelo sapere, iscrivetevi al canale, scrivete nei commenti. Non voglio critiche sull'etica della cosa, io l'ho creato semplicemente per esercitazione. Poi il fatto che funzioni alla grandissima e voi lo utilizzerete magari è un altro discorso, per cui prendete e godetene tutti. Iscrivetevi al canale, mettetemi un bel cuoricino nei messaggi, così capisco che siete arrivati fino a questo punto, e per qualsiasi altra informazione andate su bit.ly/emf205 per scrivermi un'email, per accedere al secret case, dove, insomma, è una cartella di drive segreta che condivido solo con i miei iscritti, e per prenotare anche delle lezioni con me. Spero che vi sia piaciuto questo video, vi ringrazio, vi saluto e un abbraccio, alla prossima. Cordiale utente del cyberspazio, ti do il benvenuto nel canale italiano più estremo a tema intelligenza artificiale.
Io sono Ema F205, professore accademico dal 2009, punk rocker e creativo. La mia missione è iniettare emozione all'interno dell'AI attraverso esperimenti sovversivi per spingerla oltre i suoi limiti. Trovi maggiori informazioni sul sito bit.ly/EMA F205. Buona visione.